ragazzi e bentornati a un altro episodio di Mick Bubble. Io sono Andrea Migno e questo è Mick Bubble del resto, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo. E come tutti i grandi podcaster vi invito a seguire, iscrivervi, seguire la pagina e iscrivervi sul canale per non perdervi niente. Oggi sono dislessico perché comunque è un piccolo gesto per chi ci segue, è poco, ma per il progetto è molto importante per farlo andare avanti, quindi follow us. E oggi alla mia destra, come sempre, il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao Phil, come stai? Ciao Andrea, ciao a tutti, molto bene, molto bene. Qui è bello caldo, si sta da Dio rispetto a fuori. Oggi Filo, grande puntata, richiestissima dai nostri followers, e parliamo di una leggenda, di un bicampione del mondo, uno straniero, vorremmo dire, il più grande dall'estero, campione nella storia dello sport sammarinese, alla grande dire. Con il numero 54 da San Marino, Manuel Poggiali. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Manuel. Ciao, grazie dell'invito. Grande Manuel, il piacere è tutto nostro averti Manuel, e come ho detto nella presentazione, qua dentro ormai di titoli ne sono passati, tu ne porti altri due e dei quali vorrei infatti parlarne, ma non prima. Di solito qui la prima domanda è sempre la stessa, banale ma non troppo, ed è: come stai e come va? In generale, generica proprio. Direi molto bene, grazie. No, è stato un bel momento, è un bel momento per me. Attività vanno avanti, abbiamo chiuso una stagione, direi bene. Ovviamente si poteva far di più, quello sempre. Però è lo stesso spirito che ci deve così portare avanti nella ricerca di qualcosa in più per gli anni futuri. Quindi l'obiettivo è sempre quello di far meglio, quindi alzare l'asticella. È più facile da dire che da farsi, però l'obiettivo ovviamente è quello. Grande stagione ovviamente, direi per Ducati, insomma, col titolo di Marc, ma tu lavori anche non solo con Marc, nel senso anche con Pecco e anche Team Gresini, giusto? Esatto, con i 4 piloti, 2 Ducati le 9, 2 Gresini. Nello specifico di che cosa ti occupi? Sei rider coach? La veste è quella, poi ovviamente dal punto di vista operativo prevalentemente cerchiamo di utilizzare strumenti che ci permettono di analizzare meglio ciò che accade in pista. Ovviamente c'è anche una parte più umana, quindi che essendo in pista vedo un po' quello che accade, però abbiamo anche diversi strumenti che ci aiutano nella lettura di alcuni particolari, poi lavorarci ovviamente in termini di ripetibilità, performance, insomma tutti quegli aspetti che riguardano un po' più il pilota e sui quali lavoriamo per migliorare insomma le performance. Siete colleghi? Esatto, Figlio, devi sapere che noi siamo colleghi perché lui per Ducati Factory, io per il team VR46, però spesso abbiamo confronti, nel senso facciamo un po' la stessa cosa, sviluppata leggermente in maniera diversa, però alla fine il risultato che portiamo a casa è quello, insomma. Siamo colleghi e questo fa ridere perché in pista ogni tanto ci becchiamo. Tra l'altro l'invito per il podcast è nato in Giappone, tra il T4 e il T2 ci siamo beccati, ho detto: oh Manu, ma quando torniamo di qua di là facciamo una puntata? E la risposta fu sì, ed eccoci qua, insomma. Ed eccoci qua. Bello. È nata in pista l'accordo. Allora, direttamente da San Marino, oggi lavori in Ducati, però Manuel Poggiali oggi appunto cosa fa? Si dedica completamente alla MotoGP o comunque fai anche altro? Fai ancora qualcosa in moto? Partiamo dai tuoi progetti insomma normali, cioè ti dedichi solo alla MotoGP? No, ovviamente la MotoGP è solo una parte delle mie attività, ho anche altri diciamo attività e business a San Marino con altre realtà che ovviamente sto portando avanti. Ovviamente le corse è sempre stato, a parte un piccolo break della mia vita, insomma la mia attività predominante, quello che comunque è la mia passione, quindi anche una bella fortuna, no? Quello di poter fare così della tua passione un lavoro, e quella è diciamo la mia attività da tempo. Il resto cerco di comunque con progetti allineati o meno, comunque di portare avanti le mie attività. Ovviamente tutto quello che faccio mi piace, coinvolgente,
Grande, coinvolgo fondamentale. persone, insomma aziende, quindi insomma è una cosa che mi piace. Figo, fighissimo. Qua tra l'altro hai portato altri 3 caschi clamorosi, tutti bellissimi, forse 3 tra i più belli che sono passati qua dentro, e io vorrei quasi un pochettino infatti approfondire un po' quello per cui sei Manuel Poggiali, Perché poi ovvero è una timeline praticamente. Esatto, più o meno sì, nel senso che il primo qua sulla sinistra nero è il primo casco disegnato da Aldo Drudi per me all'esordio nel mondiale. Arrivavo da ovviamente diverse stagioni in super positività, dalle minimoto, dai campionati italiani minimoto, poi il titolo di campione italiano 125 Gran Premio, il trofeo Honda, qualche gara d'europeo. E quello è il primo anno, diciamo, nel mondiale, il 99 esattamente, con questo casco strepitoso disegnato da Aldo. Lui mi ha sempre visto come lineamenti, sguardo, taglio dell'occhio, come un indiano, almeno mi ha sempre definito un po' così, e da lì è nata un pochettino la storia. Aldo era un po' veramente bravo a fare questi giochi di ricerche, di combinazioni, ed è nato questo casco stile indiano, appunto, che mi è subito piaciuto tanto. Oltretutto io da piccolino seguivo molto i film western, quindi mi sono sempre piaciuti, anche se gli indiani erano sempre quelli che le prendevano, sì. Però vabbè, diciamo che insomma ho cercato di cambiare un po', di invertire le sorti devastante. Camaleont, vedo una scritta qui, che cos'è? C'è una firma? Camaleont non ne ho idea, nel senso forse... che Roby era quello, Starline era quello, sì, che poi li metteva, diciamo, sulla calotta, mentre Aldo li disegnava. Allora ancora, ecco, lavoravamo insieme. E lo illustro alla telecamera, perché bellissimo, poi, molto insomma, bello. Sì. Perché non si ispira nessuno a questo caso? Piccolo, come si dice, Phil, quando c'è una kick, spin-off? No, come si dice? Off topic? O un off topic. Dipende cosa vuoi dire. No, che voglio dire che anche io, la prima volta che sono andato in Spagna, corsi con il 54, e anche io avevo l'Indiano d'America, quindi un po' ti avevo mi eri stato da ispirazione, perché appunto bello e graficamente super sgargianti questi caschi, cioè appunto avevano ispirato anche me. Ma invece tu appunto, cioè, ripercorriamo un pochettino tutta la carriera, perché è una carriera da non sottovalutare. Allora, quando inizi, perché poi anche tutto il contesto di come è iniziato, cioè nelle minimoto c'erano già dei personaggi, arriviamoci per gradi. Come Manuel Poggiali, come si appassiona alla moto e come inizia a correre e diventare pilota? Ma è stata una casualità, nel senso che in estate da noi c'è un'attività tipica che è quella del Luna Park. Quest'area, diciamo, di parco giochi era nell'area di Miramare, dove a fianco c'è tuttora, certo, una pista, allora utilizzata sia per minimoto che per kart. E appunto ho fatto una serata con gli zii paterni al Luna Park. Da lì finito un po' i nostri giochi, il nostro divertimento, tutto il gruppo di mio zio, amici, a seguito tutti i maggiorenni praticamente, sono andati a divertirsi sulle minimoto. E io ovviamente non avendo poi il consenso dei miei genitori, avevo 8 anni e mezzo, sono rimasto fuori dalle reti a guardare, a soffrire, no, nel senso, mi è piaciuto tantissimo fin da subito, insomma è stato un colpo di fulmine davvero, e soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è vedere i sorrisi nascosti dietro le visiere, e quello è un qualcosa che mi ha subito affascinato, e da lì ho iniziato, insomma, tornato a casa, ho iniziato a stressare i miei perché insomma mi facessero provare un giorno quel tipo di... Vabbè, la solita risposta: se sei promosso a scuola, ovviamente. Da lì ho iniziato a studiare come non mai. Penso che quello sia stato il mio momento di studio all'apice proprio della carriera scolastica. E un bel giorno, anziché provarla, me la sono trovata in garage. Ostia, quindi tipo ovviamente alla promozione acquisita. Tornavi da scuola, gli ultimi giorni di scuola. Esatto, promozione praticamente acquisita, quindi 1 o 2 giorni dopo me la sono trovata in garage, tutta bella, rossa. Cos'era? Che marca cos'era? Era una Polini,
E ovviamente no, allora non avevano un nome ancora particolare. No, Dream Bike forse si chiamavano. Sì, una cosa del genere. Adesso sono passati anche diversi anni. Cioè, E niente, da lì ho iniziato insomma a girare nel piazzale davanti a casa, a iniziare a fare i primi movimenti, ed è subito stato molto divertente. Poi abbiamo fatto la prima gara, diciamo, clandestina tra me e un amico, diciamo, 14enne. Lui con un cab, io con la mia minimoto, perché più o meno quanto fai te, quanto faccio io, vediamo chi lo fa prima. Ma tipo in una zona industriale? Tipo in un parcheggio, esatto, di un capannone, col pubblico. Avevamo anche i fans. Sì, ma sì. solo voi senza due, bandierine. Delle categorie, cioè... No, eravamo io e lui. La sfida a due, sì, tipo, esatto, okay. Tipo quelle gare di accelerazione in America. E niente, da lì sono partito, mi si è cappottata subito, immediatamente. Ho esordito così, ho avuto un attimo di assestamento, ripresa. Dopo una settimana è stato brillante mio babbo, perché mi ha detto vabbè, allora per prendere un po' andiamo dove è adatto fare le corse, visto che ti piace fare le corse e ti diverti lì. Quindi siamo andati in circuito. Il mio esordio è stato proprio a Miramare. E da lì sono partito, ho iniziato a muovere i primi passi. Poi ovviamente il territorio nostro è fantastico da quel punto di vista, perché abbiamo diversi impianti, insomma, nell'arco di qualche chilometro, e da lì insomma sono partito come tantissimi di noi. È stato bello, perché comunque ho fatto un inverno praticamente di allenamenti, chiamiamoli così. La sera mio babbo dopo il lavoro andavamo lì, alternavo il calcio, che è un'altra mia grandissima passione, a ovviamente le minimoto, i weekend ovviamente in pista, qualche volta la domenica la partita, insomma alternavo un po' le due cose. Poi a un certo punto ho deciso che strada scegliere, e per fortuna mi è andata anche bene. E in questo percorso insomma ho conosciuto tantissimi insomma pilotoni, direi, che poi assieme a me insomma siamo arrivati, direi, anche spinti uno con l'altro a grandissimi livelli, insomma, e al motomondiale, perché insomma dai Doviziosi, Simoncelli, Pasini, insomma, Melandri. Io ho fatto diversi anni con Marco, ed è stato secondo me il bene del motociclismo di quei tempi italiano, perché uno stimolava l'altro a crescere. Questo secondo me è quello che ci ha formato di più, e senza tanti giri di parole era uno stimolo continuo ad andare più forte, perché l'altro andava più forte di te, quindi tu dovevi fare altrettanto, e questo ci ha portato anche con una certa rapidità ad altissimi livelli. Io ho fatto qualche anno in minimoto vincendo dei titoli, poi ho fatto il passaggio 14 anni praticamente nel trofeo Honda. L'idea era quella, inizialmente con mio povero babbo, di così fare il trofeo Honda, perché venivo dalle minimoto, avevo vinto l'Italiano Senior A l'anno prima, quindi subito il passo alle moto da Gran Premio, anche se da trofeo, però insomma un passo di tutto rispetto, autodromi, rispetto che il circuitino da minimoto è un po' diverso, insomma, i pesi, le velocità. E quindi sai, per uno che comunque si approccia e non conosce, è giusto anche fare le cose per step. In realtà, a parte la mia super professione e qualità nelle partenze, che era ero un professionista nel partire. Nel partire dalla prima fila alla prima curva, essere ultimo, ero proprio un professionista. E sì, perché poi mi piaceva, perché rendevo ancora più belle le gare, no? No, non lo facevo apposta, era proprio un limite. Quindi grosso. Un difetto. Sì, grossissimo. Ho imparato a partire, penso, forse negli anni del professionismo nel mondiale 2001, gli 2002. ultimi 2 anni. Sì, gli ultimi anni. E niente, poi diciamo quell'anno lì, il 98, è stato un anno per me incredibile, perché insomma ho veramente fatto tutta l'escalation in così poco tempo, vincendo il trofeo Honda, il campionato italiano, partecipando a 4 gare di europeo, di cui le prime 2 le ho vinte subito. Poi l'appetito viene mangiando un po' alla volta.
decidi sempre di, vabbè, visto che è andata bene questa a questo livello, proviamo al livello successivo. E quell'anno lì ho anche esordito nel mondiale ad Imola, anche se l'esordio è durato poco, nel senso che mi sono fermato al venerdì con una clavicola al tamburello, primo infortunio, però stavo andando molto forte, ero sesto, quindi forse anche la tabella mi ha un po' destabilizzato. Quando mi ha mandato P6 non ho ben capito. Volavi, esatto. Vabbè, detto questo, poi quella mi ha fermato, dal di lì praticamente la stagione ormai era finita, era settembre. Mancava poco. 10 giorni dopo ero a Rijeka per la mia terza gara di europeo e ci sono andato ovviamente con la clavicola ancora rotta, un male allucinante, era il mio primo infortunio vero, per cui insomma ero anche un po' impaurito da quello che era accaduto, e anche se una clavicola poi ho capito nel corso del tempo che è una cosa praticamente come schiacciarsi un dito, più o meno, e niente, è stata una stagione incredibile. Poi da lì diciamo che sono arrivate anche le prime richieste, proposte per il mondiale. L'anno successivo ho lasciato diciamo Honda e il team Matteoni, col quale insomma ho fatto questo esordio, e qui va fatta una allora bisogna, perché tu stai raccontando un sacco di cose alle quali mi vengono delle domande, ma bisogna che ti fermo, se no dopo vai, sono qui apposta. non ti riprendo più. Allora, perché su Matteoni voglio fare una parentesi dopo. Allora, hai citato tu diversi nomi clamorosi con i quali hai combattuto sin da quando siete nati sulle minimoto, ovvero Pasini, Simoncelli, Melandri, dimentico qualcuno, Dovizioso. Ok, eravamo in tanti, sì. Voi eravate proprio, tanto siete praticamente coetanei, 83, 84, 85, 86, giù di lì. Più o meno sì, esatto. E correvate insieme già dalle minimoto? Categorie diverse, però fondamentalmente quando giri e vedi uno più forte di te sei portato a fare quel qualcosa in più, no? E ripeto, secondo me è stata la vera forza di quel periodo. Certo, ma chi eravate i più, diciamo, quelli che si scontravano più spesso, tipo non lo so, magari cioè perché qualcuno magari era anche del tuo stesso anno, con chi è che c'era il confronto più frequente e allo stesso tempo magari vivace? Ma allora io per età fondamentalmente con Marco, con Melandri, ho fatto qualche stagione in più, e poi diciamo subito dopo con Mattia. Con Paso, e allora lo stesso il numero, una regola? No, allora il numero c'è una storia, perché ovviamente sono stato io un po' a impadronirmene nel corso d'opera, nel senso che il realisticamente parlando il numero era di Luca, era di Luca Pasini. Nasce da Luca Pasini ed è originario di Luca Pasini. E Luca ci ha vinto diversi titoli italiani, insomma ha portato alto il valore di quel numero, e Mattia ovviamente l'ha preso in eredità in tutti i sensi, e proprio quell'anno lì, quell'anno che abbiamo fatto insieme minimoto nella stessa categoria, se non ero la Junior B, allora io quell'anno, se non erro, c'erano 6 prove selettive e 3 finali, una per nord, centro e sud Italia, e le selettive erano andate molto bene. Io correvo col 2 mi pare, perché avevo fatto secondo in categoria l'anno precedente, e avevo vinto tipo 5 selettive su 6 o 4 su 6, insomma poco importa. Ad ogni modo arrivavo con una certa pressione, no? Anche alle fasi finali, ma dove poi ripartivi tutto da capo, quindi le prime 6 gare come se non le avessi praticamente fatte. E le gare non sono andate molto bene, le fasi finali, nel senso che la prima mi sono autoeliminato un po' da solo, nel senso che sono caduto un paio di volte in gara, quindi insomma ho fatto un po' maluccio e ho finito 11°. E la seconda ho fatto penso secondo dietro Mattia, e la terza l'ho vinta, e quell'anno lì appunto Paso ha vinto il titolo, aveva il 54. Da lì mi è rimasto un po', insomma, lo vedevo uscire spesso all'Enalotto, è un numero che mi ha subito lasciato qualcosa di così, ho detto l'ho ricollegato, no? Guarda che anno fortunato, 54. e quindi diciamo io poi ripeto è stato praticamente
penultimo anno in minimoto. Quando ho fatto il passaggio nelle moto da Gran Premio non avevo ancora un numero mio, cioè un simbolo mio, per cui ho pensato subito a quel numero lì e da lì è stato un anno, ripeto, facevo prima riferimento al 98, è stato un anno incredibile per me con quel numero lì, per cui insomma vuoi o non vuoi mi ci sono affezionato. Ok, certo, perché dopo alla fine te Paso comunque lui è arrivato quando te stavi andando in 250, esatto. Quindi non vi siete beccati, esatto. Però avete fatto qualche stagione insieme poi anche al mondiale? Abbiamo fatto qualche stagione insieme, sì, forse anche in 125, forse un anno se non ero dopo quando sono ritornato, 2005 forse, sì, comunque anche in 2,5, sì, bello anche ritrovare insomma bellissimo quelli che sono stati poi i tuoi amichetti, il parco no? giochi di quella volta. Poi oggi fortuna, una cosa che non ho detto molto importante è che io, Paso e il povero Marco ci siamo ritrovati e abbiamo gareggiato per diversi anni per la squadra proprio del papà di Mattia e dello zio di Mattia, Maurizio, in Pasini, esatto, certo. Perché io ho fatto il mio primo anno, diciamo, da pilota. Che ci tengo a salutare, ciao Mauri, ciao Luca Pasini, ciao la ragazzi. base del minimoto proprio. Babbo e zio di Matti. Zio di Matti, esatto. E io ho fatto il mio primo anno, diciamo, da pilota privato, con mio babbo che mi portava, scarrozzava avanti e indietro e mi faceva anche da meccanico. Questo è il classico, lo starter pack delle minimoto. Esatto. Visto che comunque quell'anno lì è andato molto bene, perché comunque ho fatto secondo nel regionale dietro Melandri e comunque quinto nell'italiano dietro a appunto Melandri che ha vinto il titolo, poi mi pare che ci fosse Brannetti quell'anno lì, insomma gente che poi è arrivata anche al mondiale, e Pasini mi ha subito addocchiato e mi ha chiesto insomma se l'anno successivo magari avrei corso per loro e ho subito accettato, anche perché era una condizione super favorevole, sì. E non potevo dire di no, per cui ecco quell'anno lì mi sono ritrovato poi con Mattia, anche se Mattia correva in un'altra categoria, io B, lui A. E l'anno successivo poi invece la mia minimoto, quella rossa Polini famosa, è stata poi la prima minimoto di Marco Simoncelli. Quindi Paolo si è trovato con mio babbo e hanno finalizzato il tutto, per cui Marco ha fatto tutta la stagione con la mia vecchia minimoto e poi fondamentalmente insomma insomma così ci siamo ritrovati in Pasini e abbiamo fatto insomma praticamente tutta l'infanzia. Avete fatto come quei vestiti dei fratelli, finito di usare la tela, prima minimoto gliel'hai data esatto. Marco. Oggi dici che sta cosa manca un po' nei giovani di oggi che corrono? Ma allora io ovviamente il settore giovanile purtroppo non ho modo più di tanto di seguirlo. Io dico che fondamentalmente quello che a noi, l'ho ripetuto più volte anche prima, che ha caratterizzato veramente la nostra crescita è stato il fatto di spronarci l'uno con l'altro. Questo credo che sia stata la cosa più importante, e non è che ci spronavamo l'uno con l'altro con poca qualità, cioè stiamo parlando di piloti che poi sono arrivati a un certo livello, per cui sai, quando ragioni con un livello così alto già in principio è normale che ti invita dietro, a spingerti oltre i tuoi attuali limiti, quindi la crescita secondo me è molto più esponenziale che un percorso invece molto più blando, ecco. Secondo me poi una cosa che quelli della mia generazione, ovvero 95, 96, 97, 98 hanno avuto la fortuna di riuscire a finire di vedere, è che quando si andava nel paddock delle minimoto quella volta, e nei vostri anni immagino ancora di più, cioè veramente era un parco giochi pieno di bambini che andavano al Luna Park, cioè per andare con le minimoto, cioè tu vedevi proprio un sacco di bambini, e sti bambini erano Poggiali, Simoncelli, Melandri, che giocavano, poi c'era sta pistina e tutti dentro, d'inverno, d'estate, genitori, cioè era un altro bacino di utenza, diciamo, per le moto, per sta passione qua. Adesso diciamo, cioè, se vai a Miramare la pista
poverina non ci gira più nessuno. D'inverno c'erano Miramare, era come Jerez, cioè si facevano i test esatto. cioè tutto l'inverno venivano tutti là, insomma, San Mauro, Cattolica, insomma, cioè. Ovviamente il territorio ci ha agevolato molto, non lo nascondo, perché abbiamo un territorio che non a caso, no, è denominato la terra dei motori, proprio perché ha tantissime situazioni che nell'ambito motoristico sono delle eccellenze alla fine. Pieno di possibilità. Territorio sì. più passione, ciao, è finita. A proposito di territorio, di passione e di appunto storia che ti riguarda, dove ci eravamo fermati prima, sei arrivato alla parentesi Matteoni, che io Matteoni lo conosco di fama, l'ho visto, insomma so chi è e non lo conosco insomma personalmente, ma riconosco che sia stato uno dei personaggi forse influenti, appunto magari di qualche anno fa. Però appunto tu l'hai avuto in squadra, hai corso per lui. Chi era Matteoni? Spiegacelo. E comunque i team di Matteoni, le moto di Matteoni si faceva rispettare, o sbaglio? No, sicuramente era un team di riferimento, soprattutto a livello italiano, perché poi ovviamente aveva anche una squadra corse nel mondiale, dove poi correva anche Melandri, il povero Mirko Giansanti, ma insomma. Non c'era corso anche Sic è corso, sì, dopo, sì, esatto, qualche anno successivo. Possiamo, no, faccio io da appassionato, un paragonabile a uno Snipers, diciamo, della Moto3 di oggi di Mirko Cecchini, quindi teamettino un po' non mega struttura, però comunque competitivo. Ma allora, per i tempi devo dire che la struttura non invidiava niente, insomma, a nessuno, e era una struttura super efficiente da ogni punto di vista. Massimo ovviamente è uno di quei tecnici un po' vecchio stile, no? Un po' burberi, che insomma ai quali piace anche la battuta, ai quali comunque se dice una cagata te lo dicono, ed era un po' un modo normale per quei tempi, insomma, ecco, approcciarsi così. Il rapporto tra pilota e capotecnico era un po' più, diciamo, terra. Ai tempi era importante, come diceva giustamente lui, basta che te dai de gas e siamo tutti contenti. E quindi c'era questo modo di fare, però ovviamente io a Massimo devo tanto, come ovviamente alla mia famiglia, mio padre, perché senza di loro ovviamente non sarei mai partito, per cui ecco, il fatto che mi abbiano permesso di fare ciò che amavo, il fatto che mi abbiano permesso di vivere un sogno, lo devo principalmente alla mia famiglia. Poi dopo ovviamente ci sono stati tante altre figure che nel mio percorso, nella mia carriera, sono state molto influenti, e Massimo sicuramente è stata una di queste, perché senza il suo supporto, la sua esperienza, probabilmente non avrei velocizzato così tanto il mio processo di crescita, perché ripeto, per me il 98 è stato l'esordio da un lato, da un lato, e l'esordio anche nel mondiale, per cui sai, è stato veramente in quell'anno penso di aver fatto veramente l'exploit, sì. Ma invece appunto 98 esordio del mondiale, nelle mani di Matteoni, quindi, che suppongo ti abbia fatto un po' da Cicerone, ti abbia, come dire, fatto ma anche insegnato, aperto le strade, ha aperto le porte del mondiale. Immagino che sia stata appunto una scuola, secondo me quella volta lì, interessante, appunto, avere qualcuno comunque pane e salame, da noi diciamo appunto schietta, magari burbera ma schietta. E poi dopo il proseguio 99, quanti anni sei stato con lui? E il 98, perché poi il 99 ho avuto questa proposta da Benetton con Aprilia. Sono andato alle corti di Mauro Noccioli, un'altra figura insomma di assoluta esperienza, e veniva dal mondiale vinto con Capirossi in 2,5, quel mondiale all'ultima gara con Arada, quindi insomma un anno è stato un momento anche per lui di rinascita, no? Da un certo punto di vista, perché fatto quella stagione lì, ovviamente poi sono cambiate alcune cose in Aprilia e si è rilanciato un po' col team in 125, ed eravamo io, Gino Borsoi e Mirko Giansanti. Eravamo in tre in squadra,
E niente, è stato sicuramente quello un anno intero, circuiti nuovi, Primo anno di mondiale vero. un anno completamente diverso. Lì purtroppo quell'anno lì l'aggravante più grossa è stata la perdita di mio babbo, che già comunque verso fine dell'anno precedente si era ammalato, e a metà, insomma a giugno del 99 purtroppo se n'è andato. È stato un anno molto difficile, ovviamente mentalmente da assorbire. Per me è venuto a mancare comunque a 16 anni una guida, un padre, un punto di riferimento fondamentale che non ha sicuramente agevolato. Comunque dal di lì non mi sono fermato, perché comunque principalmente era un qualcosa che volevo, e anche nei suoi confronti, per massimo rispetto, ho cercato di portare avanti col massimo impegno quello che avevamo approcciato e iniziato. E niente, alla fine di quell'anno ci siamo tolti anche qualche soddisfazione. C'è stato un quasi podio in Portogallo, purtroppo a un giro dalla fine ho avuto un problema elettronico, quindi la moto mi si è spenta, ero terzo, e niente, è andata così. Ma la moto era buona, era una moto ufficiale? La moto era una moto, sì, non ufficiale, però comunque una moto competitiva, insomma gestita da un team assolutamente valido. Le mie ambizioni ovviamente erano alte, ma ovviamente da esordiente, quindi di una crescita costante. Quello era un po' il mio obiettivo. Di sicuro non sono partito con un obiettivo numerico, ma sono partito con l'obiettivo di fare esperienza, conoscere le piste, approcciare un mondo comunque differente, assorbire un pochettino in corso d'opera quello che mi era accaduto, e provare di crescere, ecco, guardare dai più grandi. Ai tempi, insomma, sicuramente c'era Melandri, che era un punto di riferimento, ma ovviamente Sakata per me è stato un altro punto di riferimento abbastanza importante. Inizialmente li vedevo due curve. Quello era un po' la cosa che mi ha lasciato più incredulo. Ero abituato ai ritmi del campionato italiano, per cui dicevo prima, ero un professionista alle partenze, ero sempre ultimo alla prima curva, poi pian piano col mio ritmo recuperavo e via. La prima gara di mondiale, lo shock più importante che ho avuto ce l'ho avuto proprio in gara, il primo giro di gara. Primo giro di gara è stata una giungla che non sapevo, già ero, voglio dire, no? Ma come tempi sul giro? Qual è no, è proprio l'approccio, la reattività, il pronti via, il warm up che fai pronti via. E loro erano già in grado di girare al primo giro, a parte il discorso della partenza non lanciata, su tempi da pole position, chiamiamoli così. E io non avevo quei ritmi lì, cioè i tempi magari non erano male, ma ci arrivavo dopo un po', per cui quella è stata la difficoltà più grande da assorbire, soprattutto all'inizio, e da capire come fare. Chi erano i più forti in questo? Onestamente un po' tutti. Ero abbastanza spaesato. L'inizio veramente è stato veramente una tragedia. È stata la difficoltà più grossa che ho avuto. Poi ci sono arrivato anch'io. Le ultime gare comunque abbiamo fatto bene. Ho fatto un ottavo in Brasile, comunque nel gruppo di testa. Ho fatto un quinto in Argentina, che comunque eravamo anche lì nel gruppo di testa. Quindi diciamo il fine di quell'anno è stato molto positivo. Poi è arrivata in corso d'opera la richiesta di passare in derby con la struttura di Giampiero Sacchi, e da pilota ufficiale a tutti gli effetti, e lì invece diciamo che mi ha subito fatto percepire di essere importante, e questa è stata una delle cose che mi ha convinto maggiormente ad approcciare una sfida nuova, perché lasciavo comunque, tra virgolette, un mondo come quello di Aprilia già super consolidato, e anche se non magari con moto ufficiale, ma perché ancora Derby Aprilia erano due moto diverse. Erano due moto diverse, ma proprio appunto anche strutturalmente, cioè erano proprio due moto diverse. Sì. Derby era diciamo del gruppo Piaggio, e Aprilia invece era l'Aprilia dell'era Reggio, in sostanza ancora. E niente, ho accettato subito questa sfida. Ho fatto l'esordio nell'ultima gara di CEV, che ho vinto davanti a Arnaud Vincent.
Una volta si faceva, esatto, questa è una bellissimo, bella chicca, bellissimo, sì, mi ricordo, bellissimo, anche venivo a strepitoso. vedere. Finire il mondiale e poi avere ancora qualche possibilità Cioè, di gareggiare. perché cos'è che si faceva? Perché? Praticamente il mondiale finiva prima del campionato spagnolo, in sostanza, dove comunque il livello era già tendente al mondialito attuale, e dove tantissimi piloti del mondiale andavano a fare l'ultima gara di CEV, anche perché magari iniziavano a conoscere strutture o moto, diciamo, per l'anno successivo. Sì. Ma io mi ricordo anche, Quindi- se non sbaglio, che non c'era una volta la regola, tu adesso entro 2 settimane, credo, prima del Gran Premio non puoi andare a correre Esatto. nello stesso circuito con qualsiasi moto. Invece quella volta non c'era quella regola, e a volte c'era la gara del CEV prima, e Anche nello quella della stesso stagione circuito, e la settimana dopo c'era la gara del mondiale, quindi molti dal mondiale, e chi riusciva, magari team un po' più strutturati, Esatto. facevano la gara prima, così avevi un weekend, diciamo, di vantaggio, arrivavi alla gara del mondiale che eri già, No, ma e, poi e ti, figo. e ti vedevi queste gare del CEV con già tutti quelli del CEV, che quindi giovani talenti, gente che voleva arrivare al mondiale, più altri 7-8, perché comunque arrivavano non Sì, sì. uno a farla la wild card, 7-8 del mondiale, quindi vedevi sto livello insomma mixato, Cioè, fighissimo. ma poi è una figata, perché c'è più gente che va a vedere e uno giovane può subito correre, se con te che comunque avevi già fatto 2 anni di esperienza Sì, praticamente. sì, esatto. No, beh, diciamo che è funzionale un po' per il sistema, nel senso che dà una spinta anche ai piloti stessi spagnoli nel vedere comunque qualcuno del mondiale con il quale entri in pista a un livello. Ripeto, per me è stato uno shock il warm up, l'approccio dell'essere subito molto veloce. Immagina farlo comunque in una crescita che non è la prima gara di mondiale, ma è comunque un percorso di un campionato livello nazionale, quello. quindi sicuramente agevolante. Hai detto una cosa cioè, secondo me nel nostro sport fondamentale, che è quella che in derby ti sei sentito importante. Assolutamente, sì, diciamo che lì la figura chiave è stata Giampiero Sacchi, che mi ha veramente messo subito a mio agio. Io diciamo che era un anno, comunque è stato un anno complicato per più motivi, ripeto, insomma la morte del padre in primis, e quello che mi ha fatto percepire è proprio, insomma, l'importanza di un pilota forte, di un pilota sul quale credeva fortemente, e che ancora non si era minimamente espresso, perché ai tempi, cioè, ancora non avevo nessun podio mondiale, anche se sfiorato, ma nessun podio mondiale, o comunque insomma vittorie, insomma consolidamento, ecco, di una carriera. E Tutto ciò arriva però l'anno seguente di base. esatto, poi è stato il 2000, è stato un inverno molto positivo, dove ero sempre molto veloce nei test IRT, allora si girava molto di più. Sì? C'erano molte meno gare, ma c'erano molti più test. Ok. E sono sempre stato molto molto veloce. Alla prima gara si correva in Sudafrica, mi sono subito infortunato, radio ulno stiloide, sono stato fuori Come qualche hai fatto? gara, pista molto sporca, all'ultima curva del penso penultimo giro di FP1 sono uscito di linea praticamente tracciata, fondamentale passarli dentro, perché sennò eri per terra. È un errore mio, ovviamente sono uscito sullo sporco, mi si è chiuso davanti, e poi nella caduta ho urtato il braccio e mi sono rotto radio ulna e stiloide. E dopo cioè non l'hai proprio fatta la prima gara? No, L'hai quella fatta gara con- lì purtroppo non riuscivo, perché col braccio insomma era impossibile, e anche perché insomma al rientro, che è stato la terza o quarta gara se non erro a Jerez, e sono entrato in FP1 in accordo anche col dottor Costa, altra figura fondamentale, Esatto. secondo me del nostro percorso. Di comune accordo entriamo, anche se sentivo male, però vabbè, vediamo, e col tutore ovviamente tutto quanto, perché era 15 giorni dopo, 15 giorni, sì, circa un mesetto dopo, dai, diciamo così, ma ancora il braccio non era assolutamente a posto. Entro in pista, impossibile, sono fermato subito, FP1 praticamente non l'ho girata, e poi ho iniziato con gli antidolorifici, mesoterapia, insomma tutto quello che era possibile per non sentire dolore e poter girare. Siamo arrivati fondamentalmente in gara, tra 1000 infiltrazioni in quel braccio, tra insomma infiammazioni varie mascherate da
taping, ovviamente cosa. tutto quello che mi hanno buttato dentro, e ricordo una scena incredibile a metà gara circa, un po' la stanchezza, magari sai, inizia a perdere un po' il controllo per via del fatto che hai un arto Certo. che usi relativamente, e ricordo di avere la sensazione di sentire l'osso muovere, ed è stata una sensazione tragica, perché dolore non lo sentivo, vuoi l'adrenalina, vuoi anche le tutto punture, quello che mi hanno certo. messo dentro. Ricordo però che la settimana, finito il Gran Premio, quindi per una settimana intera, di non aver dormito dal braccio che sembrava essere messo in un braciere, e ho fatto una settimana di fuoco, ovviamente con terapia, andavo sempre avanti e indietro a Imola, proprio per cercare di recuperare il più possibile. Poi è arrivata la gara del Mugello, la gara di casa, dove ovviamente insomma c'era tutto il pubblico di casa, i miei fan, tutto quanto, ed è stata una gara credo stratosferica per me. C'è stata la Francia prima, vabbè, a Jerez ho finito nono, in Francia ho finito ottavo, e poi c'è stata la gara del Mugello. La gara del Mugello esemplare, perché partiamo, ero quinto, mi tocco alla buccine del primo giro con Masao Azuma, esco nella ghiaia, faccio ovviamente la buccina all'esterno, rientro diciamo in pista, metto le ruote sull'asfalto, il penultimo, sai dov'è il traguardo? Certo. Il penultimo è sulla linea del traguardo. Addio, ciao. Addio. Se partivi male sto giro proprio Esatto. avevi fatto un successone. Era meglio la partenza che facevo al CIV. Niente, mi metto d'impegno, parto e giravo comunque fortissimo, venivo su un ritmo incredibile, e fondamentalmente recuperavo, sono arrivato fino al secondo posto e mi sono giocato praticamente il podio con Cecchinello, dove all'ultima curva siamo arrivati uno da una parte della pista, uno dall'altra, in due a incrociarsi per entrare nella buccine dell'ultimo giro, quindi ci giocavamo il secondo e il terzo posto. È andata male ad entrambi, nel senso che ci siamo urtati, ovviamente, insomma, nel patatrack. Poi hai ragione te, ho ragione io, vabbè, poco importa, siamo finiti per terra tutti e due. Claudio per fortuna ci ha rasserenato, era un pacifista Costa, e quindi ha fatto le vesti anche del padre ed è stato comunque un Gran Premio molto emozionale per il pubblico, per la rimonta, per l'adrenalina, per tutto, ed è stato un momento secondo me molto importante per me, per quella stagione, perché mi ha ridato comunque confidenza dopo un infortunio, e soprattutto fatto capire che potevo essere del gruppo, e al di là di come ancora stavo, perché non ero ancora al 100%, ma quello mi ha dato delle certificazioni, delle basi. E da lì ovviamente poi è stato un campionato insomma in crescita, ho fatto dei podi, insomma ricordo in Olanda insomma il sorpasso che ho finito terzo, mio primo podio mondiale. Mi ha passato Masao Azuma, Nobi Ueda all'esterno dell'ultimo curvone, proprio a 2 curve dall'arrivo, ero secondo, invece ho finito terzo, vabbè, poco importa, diciamo ci siamo comunque ripresi. Nobi Ueda mi piacerebbe farlo sedere qui, che Nobi è fantastico, fantastico, una volta che passa qua. Nobi è fantastico. No, comunque a me mi viene una roba venuta in mente, la mentalità di correre anche da infortunati è proprio una roba che è tipica del motociclismo, perché i calciatori, gli altri sportivi non lo fanno. È facile da prendere questa mentalità qua? Non so se avete capito, o si apprende col tempo? E io aggiungo una cosa, tutti i piloti che sono stati sotto le mani e il cuore, mi viene da dire, del dottor Costa, comunque rimangono positivamente segnati. Ci puoi raccontare bene perché ci si legava così tanti al dottor Costa? Perché te la raccontava, te la vendeva bene. Non so come, ma ti convinceva in qualunque modo, a maniera sua, anche se ci capivi il giusto in quello che diceva, perché comunque mettiamoci anche dal punto di vista che un sedicenne a volte, quando fai insomma discorsi un po' filosofici, certo, fai un po' fatica, no? A volte a capire. Ad ogni modo, vabbè, Claudio era super convincente, già gli occhi parlavano da soli, per cui
ti dava proprio quella tranquillità e al tempo stesso quella voglia di risalire in moto il prima possibile, e non forzandoti, non ti spingeva mai a fare un qualcosa in cui tu non volevi. Lui la prima cosa che ti chiedeva era: quando vuoi tornare in moto? Quella era la prima domanda fissa dopo un pseudo infortunio che ti capitava. Quella era la prima domanda che Claudio faceva a tutti. E ovviamente, insomma, a seconda di come stavi, io non nascondo che il primo infortunio a Imola, prima ossa rotta, ero bianco male. Forte. Non ho saputo rispondere, anche se gli ho detto: beh, la prossima gara è fra 15 giorni in Croazia. Vabbè, allora se vuoi andare, non ti ho detto di sì, però ti dico detto, allora se dobbiamo essere mi ha convinto, praticamente mi ha già introdotto, esatto, lui a 15 giorni dopo, e niente, vabbè, dai, storia è davvero un'altra figura fondamentale, direi, della nostra era, ecco. Sì, c'è Claudione Costa spezzato positivamente i cuori di un sacco di piloti, perché appunto col suo romanticismo comunque ha fatto veramente, ha aperto delle possibilità di correre dei piloti che si erano fatti male, che magari forse solo lui poteva riuscirci, ecco, perché sennò anche perché la testa di un pilota mi viene da dire, ragiona subito: mi sono fatto male, posso correre? Oppure dice: Dio, sto male, non riesco. Come ragiona? Lui faceva succedere che riuscivi alla fine, ti dico, anche involontariamente, ma ti convinceva a rientrare il prima possibile. Poi c'è da dire un'altra cosa, ovviamente, che era così seguito da uno staff di gente selezionata, immagino, insomma, da lui, formidabile. Cioè, la clinica mobile per noi era fondamentalmente la casa mobile in giro per il mondiale, nel senso che spesso e volentieri non c'era un reale bisogno di andare in clinica per il massaggio, lo facevi più per diciamo quel momento di tranquillità assoluta e di pace assoluta che respiravi in quell'ambiente, e quello era un momento fondamentale, perché comunque, sai, nella tensione delle prove, del weekend in generale, avere dei momenti in cui riuscivi realmente a rilassarti grazie a persone comunque capaci nel rendere possibile quella situazione è stato, almeno per quel che mi riguarda, un qualcosa di molto 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 utile. Dopodiché 2001 cominciamo a far sul serio. Veramente 2001 è stato un anno, sì, strepitoso. Direi che chiuso il 2000 con ottime, insomma, recupero dall'infortunio, insomma, e performance ottimali. Siamo partiti nel 2001, ovviamente, insomma, da uno dei favoriti, ed è stato un anno strepitoso. La mia prima vittoria è arrivata a Le Mans, in lotta con Tony Elias fino all'ultima curva. Ricordo l'ultimo giro, incredibile, ci saremmo passati 5-6 volte. Diciamo il sorpasso vincente è stato all'esterno della penultima curva. Sono andato oltre il cordolo, per fortuna lì c'è l'ingresso box, quindi diciamo la pista continua grazie a quel tratto di asfalto lì, e sono passato lì per passare Elias. Ed è stato, penso, uno dei sorpassi più belli della mia carriera, perché comunque fortemente voluto, volevo quella vittoria, perché me la sentivo quel giorno lì, mi sentivo veramente un po' diverso, più tranquillo, e diciamo avevo tutto sotto controllo, tutto abbastanza a mio agio, per cui è vero che ci sono anche gli altri, però avevo una condizione, diciamo, mentale anche giusta, mi sentivo qualcosa di diverso rispetto al normale, al solito, e quindi secondo me quella sensazione lì, che poi parte dalla testa, inevitabilmente ti dà anche la confidenza di fare dei sorpassi che magari normalmente non faresti, ed è quello che secondo me è accaduto quel giorno. E quindi niente, è stata la prima vittoria, che ovviamente non si scorda mai. Non c'era l'inno di San Marino, hanno messo quello italiano. Io vengo da scuola motociclistica italiana, però ovviamente a San Marino non è che l'abbiano presa benissimo questa cosa.
Per cui insomma di rientro dalle mani, a parte le feste organizzate al Fans Club ovviamente dal mio paesello, dal mio castello, che San Marino è diviso in castelli. Sì. E ho avuto 7 milioni di chiamate o comunque bandiere che mi arrivavano a casa, inni nazionali con DVD, CD che mi arrivavano spediti per posta. Ok, perché te li hanno mandati per dire se vai su ho detto vabbè, mi sostituisco all'organizzazione e no, beh, non segnali, glieli diamo a mano così li porta su lui. Comunque da quel momento, insomma, tutte le altre volte c'è stata la bandiera nazionale, l'inno sammarinese, che insomma sono veramente contento di aver fatto conoscere al mondo, perché non è una cosa, ecco, che si sente tutti i giorni come l'inno di Bramendi. Riconosciuto credo come il migliore sportivo, il più di punta dello stato di San Marino, nonché addirittura nell'anno primo forse francobollo in euro, mi pare. Primo francobollo in euro, quello, poi c'è stato quello adesso non so, ma avrai tu delle copie, ma secondo me nel tempo avrà un valore ancora più inestimabile. Sai, onestamente, come la mia moto che ho a casa, come questi caschi hanno principalmente, al di là del valore economico, che non è quello economico, è più quello che comunque ti ha, cioè io quando guardo quel casco ho dei flash di quell'anno di carriera che ovviamente hanno qualcosa di molto emozionale, che smuovono un pochettino dentro i ricordi, ecco, e non solo. Tipo la grande, tutto smuovono, ma poi anche motivo d'orgoglio, alla fine sei una persona importante in uno stato. Hai mai spedito qualcosa con il tuo francobollo? Quella volta? Non ricordo, onestamente non ricordo. Però ovviamente ho diciamo un quadretto, il quadretto dei francobolli, ovviamente tutti i miei caschi, uno per ogni stagione li ho tenuti sempre tutti, anche le edizioni speciali che non sono qua, ma insomma che ho avuto nel corso della carriera. Ovviamente il casco poi per me è sempre stato un oggetto molto personale, molto legato al pilota, a differenza, voglio dire, delle tute, dell'abbigliamento, l'altro abbigliamento tecnico che spesso segue un po' le grafiche della sponsor, della moto, del team e via dicendo. Il casco, realisticamente parlando, a parte qualche situazione rara, è sempre stato un oggetto del pilota a tutti gli effetti. Poi anche pochi sponsor quella volta. Esatto, anche casco. Quello, e cosa che oggi ovviamente è cambiato notevolmente. Esatto, adesso i caschi sono pieni di sponsor, quella volta ce n'era un main, pochissimi. Per cui anche il casco per me è sempre stato un qualcosa di molto personale, me lo dovevo sentir mio, me lo dovevo scegliere, mi dovevo scegliere, o comunque dovevo essere convinto dalla grafica che mi si proponeva, c'era un'idea, tutto questo, cioè nulla di quello che si vede, la gente deve sapere che nulla di quello che si vede viene a caso, cioè c'è sempre uno studio dietro, c'è sempre qualcosa di molto approfondito e un perché viene fuori un prodotto di quel genere, per cui è anche bello regalarsi questo tipo di percorso, no? Alle cose che fai, a quello che vivi, perché comunque rende ancora più bello quello che insomma sono i tuoi risultati sportivi, che è vero non vengono da una grafica, vengono dalle giornate, vengono dall'impegno che ci metti, però quello è parte integrale di quell'anno, di quel anche discorso. Perché si vede che se uno vede quel casco, se uno vede quel casco, vede un altro, probabilmente lo ricollega alla stessa mano per la stessa persona, quindi se si vede che è una cosa molto personale, sono armonizzanti, io credo. Però vorrei farti una domanda tecnica proprio per quello che abbiamo detto fino adesso. Poc'anzi tu hai detto che quel giorno a Le Mans, quando hai vinto, ti sentivi un po' quasi, no, come se lo sapevi già, però ti sentivi più sicuro, tutto sotto controllo. Perché secondo te manca il giorno d'oggi? E perché lo stesso pilota oggi, perché si sente in un modo, va in un modo e domani magari non va? Perché oggi il pilota A oggi va e domani il pilota A forse, o ammettiamo che non vada? Secondo te proprio, perché secondo me è anche difficile dare una spiegazione proprio oggi, cioè materiale, tra virgolette.
Secondo te, però, invece, perché quali sono, diciamo, i fattori forse più influenti, i motivi più grandi? Ma alla fine è sempre una questione di feeling, di come ti senti nelle prove, di come ti viene facile un certo tipo di tempo. E se la moto ti dà delle sensazioni che ti permettono anche di esasperare a volte un po' le manovre che tu sei in grado di fare. Io credo, per esperienza, comunque durante gli anni, che la cosa più influente di tutti sia sempre un po' l'approccio col quale affronti le situazioni, e quello è veramente l'aspetto che è capace di cambiare e variare gli equilibri delle tue prestazioni. Per cui è vero, se anche a volte non è tutto al centro, mi è capitato anche in carriera di vincere delle gare e non sentirmi pienamente a posto al 100%, perché immagino, come credo, che sia che anche gli altri abbiano più o meno le stesse sensazioni. Cioè non è che a te funziona sempre tutto in una giornata o non funziona mentre agli altri non succede. Cioè alla fine il concetto è molto semplice: cercare di comunque ottimizzare sempre al massimo ciò che hai. Cioè la forbice di essere costantemente veloci alla lunga è quella che paga di più. Poi è vero che magari quel giorno non puoi essere vincente, fai secondo, okay, è il massimo che potevi fare, va bene uguale. Cioè nel senso, alla lunga un campionato si chiama campionato perché insomma è fatto da più prove, no? E per cui Certo. è sempre la somma dei punti a fine stagione che determina il valore più importante. E secondo me è molto importante riuscire ad essere costantemente veloci, ripetibili in ciò che fai, perché questo alla lunga dà anche un certo tipo di feeling nel conoscerti, nel conoscere le reazioni delle moto, e quindi a permetterti certi tipi di risultato. È chiaro che se sei sempre costantemente in cambiamento continuo, vuoi per setting, vuoi per anche tue evoluzioni, fino a che non raggiungi quell'equilibrio che è capace poi di darti le sensazioni per riuscire a vincere, è più complicato. Ecco, Certo. è per questo che dico, io i miei mondiali principalmente, vuoi perché ai tempi si girava molto di più, dicevo prima, in inverno, io credo di averli vinti principalmente nell'inverno, perché in inverno sono riuscito a lavorare in un determinato modo, a capire ciò che mi serviva, a fare delle prove, ma soprattutto anche girarci sopra e capire meglio determinate cose. E soprattutto, una volta, diciamo, messo insieme il pacchetto che per me funzionava meglio, per il mio stile funzionava meglio, girarci e conoscere meglio il mezzo che avevo sotto il sedere, cioè le sensazioni, le reazioni di quello che comunque accadeva. Essere costanti, arrivare alla costanza praticamente. Arrivare alla costanza, ma soprattutto è un feeling che devi costruire con la tua moto. E tu sai che a una determinata manovra corrisponde una determinata reazione, e quella cosa lì la costruisci solo standoci sopra e soprattutto conoscendo quel mezzo. Per farlo diventare come un braccio praticamente. Esatto, come un qualcosa che tu sei in grado di gestire al 100%. Ma in questo cioè non dipendi da altre cose. In questo percorso super costruttivo c'è stata una figura tecnica, appunto, magari che ti è stata più rilevante rispetto ad altre nella tua carriera? Non so chi erano lì in quel periodo lì, siamo nel 2001, quindi stai vincendo il tuo primo mondiale e stai esplodendo. Lì con chi eri e chi è che magari ha avuto più influenza tecnicamente nel tuo percorso? Allora, diciamo che tutto quello che fondamentalmente vi ho detto a livello di feeling personale, di situazioni, è stato un qualcosa che è venuto in assoluta autonomia. Ok, di tu. Cioè, ho capito che girando, approfondendo, mettendoci insomma quello che dovevo fare, ho raggiunto un certo tipo di consapevolezza in quello che mi serviva ed in quello che, diciamo, in base a quello che io facevo la moto mi dava. Era una cosa così, che esatto. E dal punto di vista tecnico ovviamente ho avuto sempre delle squadre di altissimo livello. Ovviamente facevo prima riferimenti a Matteoni, a Noccioli, ovviamente Sacchi, che è stato anche il mio manager, che è stato comunque una figura molto molto importante per me. Però rimanendo sul tecnico c'è stato anche il povero Mario Galeotti, perché per me è stato
forse ecco il tecnico al quale sono rimasto più affezionato in assoluto. E con Mario c'era un rapporto eccezionale, mi voleva un bene incredibile, io un bene incredibile a lui, perché diciamo riusciva a capire ciò che io nei miei limiti riuscivo a spiegare, no? I comportamenti della moto, quelle che erano le mie difficoltà. A volte per uno che non ha un'esperienza incredibile, dire quello che tu senti e provi, le difficoltà che provi mentre che guidi, e saperle tradurre poi in un qualcosa che devi poi cambiare sul mezzo, non è così facile, soprattutto se non mi trovo. Esatto, anzi forse questa è una cosa che anche al giorno d'oggi nei piloti sì, oggi, è veramente complicato, nel senso che il dire non mi trovo fondamentalmente non stai dicendo niente. Esatto. Per cui è molto importante poi col tempo capire, ripeto, quello che stai facendo, capire ciò che ti manca e saperlo anche, diciamo, tradurre poi in un qualcosa che non è sono duro, sono morbido, dammi quello, dammi quell'altro, perché quello fondamentalmente è una scelta poi dell'area tecnica. Tu fai il pilota e giustamente devi dire quello che sono i tuoi limiti alla tua area tecnica, e la tua area tecnica deve essere in grado di diciamo darti possibili soluzioni, possibili soluzioni. E poi insieme, insomma, tornare in pista e provare a migliorare quello che fino a quel momento era un po' un limite. Questo è un po', secondo me, anche un giusto equilibrio che si deve trovare tra le parti, perché insomma, se il pilota è pilota deve fare il pilota, il genitore deve fare il genitore, il capotecnico deve fare il capotecnico, e ogni figura è importante che faccia quello, perché poi è anche importante nella gestione complessiva della squadra, a mio modo di vedere, perché così non c'è confusione. Ognuno sa esattamente quello che deve fare, ognuno sa il suo ruolo, ognuno porta la sua diciamo esperienza e parte tecnica a vantaggio del sistema assoluto. E se tutto questo è ben coordinato, secondo me è comunque destinato anche a fruttare, fare bene. Senza prevaricazioni. Che poi è un po', diciamo, le strutture di MotoGP oggi fondamentalmente, diciamo, credo che in base a un'esperienza maturata in tanti anni e figure che ovviamente hanno un certo tipo di esperienza, ecco, nel loro insieme oggi fanno questo. Ma c'era già Dall'Igna quella volta in Aprilia? C'era già Dall'Igna, lui seguiva il progetto Cube, con me invece in Aprilia gli anni dopo, poi il 2003, c'era Rossano, c'era i Vitteman. Ok. Quindi cioè veramente tutti Rossano è un altro capotecnico straordinario col quale ho avuto assolutamente il piacere di lavorare, col quale ho vinto il mio secondo titolo all'esordio in 2,5, e un altro di quei tipi molto burberi. Rossano era molto burbero, ma ripeto, la mia carriera è stata caratterizzata da questo tipo di capi tecnici, a parte la parentesi Galeotti, che era veramente quello molto fuori dal corro rispetto agli altri, con un carattere completamente diverso, molto più padre figlio, con gli altri c'era un po' più rapporto comunque assolutamente certo, buono, sì. Ma un rapporto un po' più burbero, un po' più diretto, schietto, pochi giri di parole. Era insomma, te fai il pilota, dacci del gas, io faccio il capotecnico e nella pista, secondo te, qual è l'approccio dei due che funziona meglio per un pilota? Ma io dico che alla fine, insomma, il risultato è quel che conta, quindi se le cose funzionano e i risultati ce li hai, ovviamente vuol dire che è una strada assolutamente funzionale. Diciamo che non c'è una strada giusta o una sbagliata, diciamo che secondo me ci sono nel corso delle stagioni delle difficoltà che vanno assolutamente affrontate, che vanno analizzate, vanno capite, e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni per migliorare le difficoltà. Quella è la cosa, penso, più difficile, perché spesso è anche un cambiamento che in un modo o in un altro devi fare, e a volte il cambiamento non è sempre facile da accettare o da assorbire e da mettere in pratica, perché magari è un qualcosa al quale non sei abituato, però fa parte del gioco, cioè se no, insomma, si rimane all'80, le moto evidentemente da quegli anni sono migliorate, i piloti altrettanto.
normale, insomma è un normale processo, evoluzione delle cose in generale. Tutto oggi corre a velocità incredibile e ovviamente stare al passo coi tempi è importante da ogni punto di vista, soprattutto a questi livelli. Ah sì. 2001 vinci il mondiale, domini, c'è stagione della Madonna, ma la domanda mi sorge spontanea: perché nel 2002 sei rimasto in 125 e non sei andato subito in 2,5? Perché avevo fondamentalmente un impegno con Derby e Gilera in particolare, perché poi diciamo il 2001 da stessa moto, stessa squadra, ma da brand Derby sono passato ad essere ambassador, diciamo, di Gilera. Il progetto era già delineato nel 98, quando insomma Giampiero mi illustrò un pochettino il percorso. C'era già la volontà di Gilera, del marchio Gilera, di tornare alle corse. Ovviamente non era ancora tutto il percorso pronto, il gruppo Piaggio si stava un po', diciamo, ristrutturando e soprattutto c'era Derby in quel momento invece con diciamo i motocicli da rilanciare, soprattutto in Spagna. Okay. E da lì appunto, infatti quella stagione c'era con me anche Pablo Nieto e Yuichi Ui, erano i miei due compagni di squadra. Esatto. E niente, poi ovviamente il 2001 col marchio Gilera, 2002 sono rimasto in Gilera, ma anche perché fondamentalmente, ripeto, avevo un impegno soprattutto morale con loro e ho deciso di rimanere lì provando a riconquistare il titolo. Fino a metà stagione diciamo che tutto era andato nel migliore dei modi, poi purtroppo abbiamo avuto abbiamo fatto qualche errore di troppo e purtroppo a fine stagione abbiamo perso il titolo per qualche punto. Contro Pedrosa chi l'ha vinto? Pedrosa ha fatto terzo, io secondo, e 2002, primo ha fatto Vincent. Arnaud Vincent. Cioè, Arnaud Vincent, sì, comunque insomma anche lì una stagione strepitosa, devo dire. Dani altro avversario di tutto rispetto, quell'anno lì ha fatto terzo, velocissimo, nulla da dire. E poi ecco, diciamo che è stato rimandato l'appuntamento con Aprilia, e con Aprilia comunque durante l'anno ci eravamo già accordati poi per la stagione 2003-2004 per diventare insomma pilota ufficiale in 2,5. Ok, che mi sembra che comunque anche lì l'approccio sia andato subito bene. E innanzitutto stavo pensando a una cosa: sei un pilota a 2 tempi te alla fine, 4 tempi, esatto. Moto grosse 4 tempi, non l'hai mai guidata, quindi qui altra botta di emozioni, perché vai subito in 250, vinci subito, tra l'altro con dei colori, anche una moto, la livrea, cioè, bellissimo, anche la linea della moto in sé è proprio spettacolare, lì proprio secondo me è apice. E allora lì voglio proprio sapere le sensazioni e tutto, ma anche una cosa che proprio mi incuriosisce, cioè com'era il paddock, visto che lo vivi tutt'oggi, le grosse differenze da quella volta, cioè com'era vivere alle 7 di sera nel paddock oggi, alle 7 di sera nel paddock nel 2003, quando vincevi il mondiale, quando era un contesto completamente diverso. Quindi sensazioni dell'annata e sensazioni dell'annata anche proprio dentro il paddock nel quotidiano, diciamo. Ma allora io oggi il paddock lo vivo veramente pochissimo. La mole di lavoro ci sta portando a tempi di concentramento allucinanti. Arriviamo la mattina in circuito veramente molto presto e tra riunioni, turni, analisi e compagnia bella arriviamo la sera ovviamente con altre riunioni al seguito, ma insomma sempre molto molto in là con gli orari, insomma fino a 11, mezzanotte, l'una, a volte siamo sempre in circuito, e quindi tempi un po' difficili anche da vivere, esatto. Il paddock, quindi non ti saprei dire adesso non lo sapresti dire, no. Allora niente, c'era ovviamente da pilota, poi anche la veste ovviamente incide molto nel vissuto quotidiano. Ma adesso quello che vedo è che comunque gli impegni anche per il pilota sono molto più importanti, soprattutto per quel che riguarda interviste, tutti i media, quel tipo di attività lì insomma è molto molto intensa e giornaliera, rispetto a una volta che invece era molto più soft, ecco. Ma al di là di quello, insomma, ecco, tornerei un po' all'esordio col 2,5, al primo test a Jerez di 3 giorni.
È andata molto bene, ho dato subito 3 cannonate però mi hanno subito allora la 1 sempre di high side, quindi chiaramente cadute non proprio non belle da fare, e sì, l'ho persa 2 volte lì e una volta alla 9. Ma il salto dalla 125 era molto grosso? Era abbastanza grosso, il peso della moto comunque si sentiva, anche se stiamo parlando da 60 a 100 kg, diciamo così, col pieno e tutto, e la potenza della moto naturalmente mostruosa. Io penso 2,5 sia stata la moto più bella che ho mai guidato. Era una vera moto da corsa, facile, reattiva, comunque potente. Ah, sì, per quello che era veramente un gioiellino. Poi anche in termini di tecnologie, cioè se pensi a 20 anni fa avevamo insomma cerchi in carbonio, forcelloni in carbonio, forse anche freni quando sono arrivato io era quell'anno lì, li avevano appena tolti, ma comunque fino all'anno precedente potevi per regolamento usare i freni in carbonio, e che ho usato solo il primo anno di mondiale. Io nel 99 ho usato i freni in carbonio, che non ero ovviamente abituato rispetto al CIV, e anche lì non è stato facile capire un po', perché ma all'inizio servono su una 125 ma all'inizio non frena, per cui considera come un carbon ceramico nelle macchine oggi, cioè sì. Voglio dire, le prime frenate non freni, non hai lo stesso mordente, per cui vai dritto, devi saperlo, perché se non sono poi caldi adeguatamente non hai quel mordente che ti serve, quindi è un altro aspetto tecnico da dover gestire, no? Perché ovviamente devi trovare la giusta alchimia e la giusta temperatura per farli funzionare bene. E niente, sì, comunque un pacchetto tecnico strepitoso. Poi insomma Aprilia ufficiale ai tempi era veramente, penso, il sogno di ogni insomma ragazzo italiano, di generazione italiana, comunque scuola italiana. La moto italiana, la moto di riferimento italiana, per me è stato veramente un sogno quando Beggio appunto mi chiamò per sostituire poi Melandri, partente per la MotoGP, e poter arrivare insomma nel team interno da pilota ufficiale all'esordio in 2,5 con la moto diciamo di riferimento è stato veramente da un tempo stesso anche un orgoglio assolutamente, ma anche delle emotività da dover gestire, perché le pressioni erano alle stelle. Sì, infatti immagino, cioè, e quindi volevano che se portassi a casa sto mondiale. Allora, alla fine non c'era scritto da nessuna parte che io dovevo vincere il mondiale, però gli sponsor ovviamente pressavano, tutto l'ambiente pressava, i media ovviamente ti pressano, e quindi inevitabilmente ti arriva questo peso sulle spalle che devi comunque imparare a gestire, perché non sei abituato, è una cosa nuova, come tutte le cose nuove non le conosci, e quindi le devi approcciare coi passi giusti, e qualche errore ovviamente ne deriva di conseguenza, però credo che sia una bella scuola anche questa, il poter insomma supportare questi tipi di carichi che non ti crei ma ti arrivano, e comunque insomma gestirli e al tempo stesso tradurre nei risultati, perché poi alla fine è quello che diciamo vogliamo devi tutti fare. No? Sì. Ma però è anche facile che vada, cioè, mi viene in mente proprio l'esempio tipico, il secondo pilota Red Bull negli ultimi 3 anni, cioè, bisogna che vai forte subito o finisci male, comunque cioè, bisogna essere bravi anche a saperla gestire, non è da tutti, voglio dire, è una dote. Sì, ovviamente anche lì secondo me fa parte anche del livello di piloti, no? Nel senso che poi c'è chi ha vinto e chi non ha vinto, e naturalmente chi non ha vinto magari si è diciamo non ha potuto per sfortuna magari riuscire a vivere certi tipi di situazioni, perché il fatto stesso io mi sono giocato realisticamente parlando 3 mondiali, insomma all'ultima gara o comunque nelle fasi finali, e ti dico, cioè quella gara lì, al di là che è una gara come le altre, ti danno 25 punti come le altre, ma non è la stessa cosa. Io la notte precedente non riesci a dormire, le pressioni, cioè non so perché, ma ti arrivano quadruplicate, e devi comunque devi gestire quel fine settimana, devi gestire, non puoi sbagliare, perché sai già che se sbagli ovviamente
è alla tutto testa, il raga, discorso incredibile. e quindi torna sempre il discorso che come approcci le cose, come affronti le cose e la testa con la quale diciamo arrivi preparato a quel tipo di impegno che determina il risultato. È una gestione anche quella fondamentale per il risultato finale, perché ogni minimo errore purtroppo può causare la debacle totale Sì. e purtroppo, ripeto, a volte quando arrivi comunque in un campionato lungo una stagione intera, all'ultima gara, a giocarti il titolo, sai che c'hai tutto lì, cioè alla fine in tutto il percorso, tutto quello che hai fatto fino a quel momento È conta una il gara. giusto, perché Sì. si Lo traduce sport tutto è nell'ultima incredibile, gara. lo sport è Ed è robe- anche il bello, secondo me, Esatto. l'emozione di questo sport spettacolare che è il motociclismo, insomma, che regala questo tipo di emozioni. Motociclismo secondo me ancora è sottovalutato, ma arriverà, cioè il motociclismo comprende una serie di, secondo me, di fattori sportivi e quindi dentro anche tecnici e mentali, cioè, che secondo me è sottovalutato per lo capito, cioè il motociclismo è uno sport dove sei da solo, dove c'è un mezzo tecnico e dove poi cioè fare la differenza, cioè la testa influisce un botto, cioè io credo, vabbè adesso sono appassionato solo di parte, ma credo uno sport veramente completo sotto tanti punti di vista e dopodiché però dopo il 2003 vinsi il mondiale, quindi altro successone e dopo da lì nel 2004 solo una gara vinta, diciamo, diventa un po' comincia la parte un po' più difficile della tua carriera. E perché molti che ci seguono da casa quando venivi ci chiedono, cioè la gente un po' si chiede come mai poi appunto da vincere mondiali, essere un italiano che ti aspettavano probabilmente in 500 MotoGP quello che era, però invece no. E allora visto che stavamo parlando anche di discorsi simili, che cos'è poi che nel 2004 e gli anni a seguire non ti hanno più fatto comunque mantenere quel passo che avevi fino a quando sei arrivato lì? Ma allora, diciamo che sono successe diverse cose. Il 2004 penso che sia stata la stagione più difficile della mia vita, perché diciamo è stato l'anno di fallimento intanto di Aprilia ed è stato un anno complicatissimo, internamente, umanamente, perché c'era gente e malcontento generale su tutto, su ogni cosa e anche questo purtroppo vuoi o non vuoi arriva. Il pilota deve, secondo me, per performare lo dicevo prima, deve avere tutto molto chiaro, tranquillo, cioè si deve concentrare sul suo e purtroppo quando le distrazioni e le situazioni, il malcontento è attivo, è pesante, è un ambiente che non ti permette secondo me di vivere, di funzionare adeguatamente. Poi è anche altrettanto vero che è il pilota che deve metterci del suo e deve fare la differenza in quei momenti, ma per me quell'anno lì comunque è stato un anno diciamo difficile da gestire da quel punto di vista lì. Non sono riuscito a metterci del mio su quelle situazioni. Quindi diciamo poi c'è stato l'infortunio in Qatar con il campo da squash, ecco, saltato. Questo è interessante, raccontiamo. Quell'anno lì non ha funzionato niente. La prima gara mi sono trovata una gomma difettosa, ho finito quarto con un lato diciamo lato destro sinistro, adesso non ricordo neanche, ma una moto in guida da un lato sembrava asimmetrica, da una parte proprio non riuscivo a fare niente, dall'altra normale. Spaventoso, e vabbè, purtroppo il posteriore che non è ben quella riuscito. del campo da squash, questo me l'ha raccontata. Quello del campo da squash è stato, allora arriviamo in Qatar, si corre di giorno, caldo stratosferico, primo anno in Qatar, quindi anno 2004 e tra l'altro scusa ti interrompo, quando tu hai detto nel 2004-2005 fallimento, cioè che la Aprilia stava fallendo, non a caso in quegli anni ha vinto i titoli la Honda, perché 2004 Dovizioso con la Honda in 125 e in 2,5 Pedrosa l'ha vinto con la Honda. 2005 vabbè, forse l'ha vinto Lorenzo, vabbè, comunque erano... L'unica gara che ho vinto è stata in Brasile, anche lì insomma aneddoti
vabbè, farei un po' un passo alla volta e quella è la porta da squash. Esatto, cioè il campo da squash era abituato anche a giocare da noi, insomma, negli Squash che impianti sarebbe qua. tipo un padel? No, No, tipo un muretto. è un po' diverso, sì. Non è un padel. Ma muretto a tennis? Sì, giochi sempre con la racchetta in due, col muro e un colpo a testa, un rimbalzo a testa. Ovviamente puoi usare anche i muri come sponde. È bello, giocavo anche a casa, insomma, con mio zio spesso. Era qualcosa che mi piaceva, anche perché insomma in reazione, in valutazione della giocata dell'avversario, molto bello, stimolante. Per cui mi aiutava anche nei tempi di lettura delle cose, nelle reazioni, un po' in tutto, bello. E niente, al di là di tutto, bello fino a un certo punto, perché a un certo punto mi sono tirato giù la vetrata, andandoci di rovescio, al di là della dinamica tecnica, insomma, mi sono appoggiato sul vetro, ma senza poi una forza stratosferica. Il problema è che non ha tenuto. Sono passato di là, la lastrona più importante mi ha per fortuna tagliato e basta, insomma, l'area del tibiale, per fortuna nulla di più, ripeto, perché una lastra di vetro non so cosa sarebbe successo, e me la sono cavata con centinaia di punti tra interni ed esterni, che ovviamente poi non mi hanno permesso di gareggiare nei Gran Premi caldi, perché allora mi ha operato poi Costi. Siamo scappati dall'ospedale perché mi stavano sciacquando con l'acqua e mi volevano rioperare, avevo tutti i vetri ovunque. Ho detto, cacchio, ma sono pieno di vetri, mi puoi ricucire con i vetri dentro. Ma fa infezione. Gli ospedali, insomma, all'estero non sono proprio all'avanguardissima, almeno a quei tempi, e siamo scappati riuscendo a chiamare Claudio in serata, ovviamente era tardo pomeriggio, e praticamente sono stato operato nel centro medico del tracciato da Claudio, direttamente da Claudio, tipo quelle mamme che fanno i figli in casa. Esatto, una roba del genere. È durata così qualche ora di operazione. Ovviamente mi ha ripulito tutto bene, ha cavato tutti i vetri che c'erano dentro, perché è andato tutto in frantumi, sì, certo. Al di là del lastrone, ma il resto è andato in frantumi, per cui li avevo tutti addosso ovunque, tagliato ovunque. Il team lì cosa ti hanno detto? Diciamo che non è stato proprio il weekend, già l'anno migliore, ma anche insomma ma così era inizio anno? No, era metà stagione circa, sì. E niente, e poi insomma quel Gran Premio lì, la Malesia li ho saltati, sono stato sostituito da Marcellino Lucchi, collaudatore ufficiale dei tempi, ovviamente nelle gare calde, perché Claudio mi disse che quei punti ancora non cicatrizzati e via dicendo, le gare calde rischiavo di dissanguarmi, perché avevo delle aperture molto importanti. E quindi mi hanno vietato insomma di correre per quel tipo di problema lì. Sono rientrato in Australia con il tibiale poi sinistro e la leva del cambio, quindi proprio non il lato di gamba migliore. Esatto. E ho sempre fatto molta fatica poi da lì in poi, anche con le cambiate, perché avevo sempre comunque un irrigidimento di quell'area della muscolatura, facevo veramente fatica, a volte proprio insensibilità, non riuscivo più a capire cosa stavo facendo, ed è stato abbastanza difficile. E poi comunque insomma abbiamo fatto podio quella gara lì in Australia, ho fatto terzo. Poi ecco, di incanto è arrivato da mamma Priglia verso il fine stagione, mancavano 2 o 3 gare alla fine, del materiale che ovviamente avevo il piacere, ed era dall'inizio dell'anno che provavo a chiedere dell'anno precedente, e mi ha sempre risposto che non si poteva avere, perché la moto nuova aveva delle configurazioni diverse e quella era uguale per tutti gli ufficiali, e quindi avevo lo stesso identico materiale degli altri. Il problema è che non riuscivo ad esprimermi come l'anno prima, e volevo, ecco, per curiosità riprovare del materiale per capire un attimino che strada era stata presa, perché probabilmente nel cambiamento non mi ero accorto di certe dinamiche. Certo. E è arrivato il materiale, vuoi per non so per che cosa, mi ricordo un po' la gara di quest'anno di Pecco in Giappone. Ho fatto pole position, giro veloce alla gara, ho vinto la gara davanti a Pedrosa, ed è stata la gara
Questo Brasile. Questo in quindi la gara Brasile, che dicevi. 2004. Sono arrivato, ovviamente, prima di arrivare al parco chiuso avevo già spaccato tutto. Sì, bello, dall'adrenalina. Sì, un po' di adrenalina che mi ha fatto un po' perdere di lucidità. Ho iniziato a prendermela con la moto, purtroppo purina, non c'entrava niente, ma era uno scarico personale. E niente, poi insomma sono stato multato per dichiarazioni, insomma ero un po', sono arrivato un po' focoso, perché le mie parole furono: se la Priglia c'è, Pozzali c'è, e da lì insomma non è stata proprio presa benissimo. Comunque è molto a caldo, avevo bisogno probabilmente di andarmi a fare un giro, una bevuta d'acqua e poi tornare. Magari sarebbe adesso stato... di Borova che ti fa capire cosa succede. Ho rischiato comunque molte arrivate. Il problema vero è che poi mi è stato ricavato quel materiale col quale mi ero comunque trovato a mio agio, vuoi perché magari lo conoscevo forse meglio, perché si addiceva meglio alle mie caratteristiche, non lo so. Però al di là di quello che è stato dal punto di vista tecnico, secondo me era proprio anche un weekend partito bene e ovviamente diciamo anche mentalmente approcciato nella maniera corretta. E poi niente, abbiamo finito la stagione male. Dopo l'ultima gara, insomma, dovevo partire prima della fine dell'ultima gara, dovevo andare a quelli che è il calcio, ma la gara finiva alla mezza, in realtà avevo l'aereo mezzo giù, un casino, per cui ecco, è stato un anno un po' veramente complicato, nulla di... non c'è stata neanche una possibilità di andare subito in MotoGP dopo il titolo? Sì, c'è stata la possibilità e mi è stato chiesto da due team in particolare, uno era Gresini, però poi col senno di poi aver immaginato, conosciuto meglio la situazione di Aprilia, probabilmente avrei scelto diversamente, però mi prendo le mie responsabilità di quei tempi, ovviamente con informazioni limitate, e avevo un rapporto con Aprilia per 2 anni, quindi 2003-2004, e fondamentalmente ho rispettato i miei impegni contrattuali, anche con la massima serietà e comunque insomma volontà di farlo. E poi diciamo dopo non c'è stata più possibilità di andare in MotoGP. Peccato. Ho capito. Panoramica, quindi col senno di poi sono buoni tutti. Ragazzi, una carriera. Esatto, se vi chiedevate la carriera di Manuel, eccola qua. Sul divano probabilmente sarebbe stata più difficile. Sì, per te sicuramente meno divertente. Esatto. Fino a arrivare poi, perché di base c'è stato poi un buco, appunto, dopo il 4, il 5... Ti sei lì ho cercato di rilanciarmi, ma onestamente a me il 2004, dicevo prima, mi ha segnato molto, un po' anche per così fiducia nell'ambiente generale, ed ero arrivato a un punto in cui non è che trovassi più tantissimo divertimento andare alle gare, era diventato un po' veramente tutto un peso, quindi a un certo punto, vuoi anche per priorità, per altre cose, ho fatto il passo di farmi da parte, di lasciare spazio ai giovani, a gente sicuramente più motivata di me in quel momento, perché non lo nascondo, insomma le motivazioni erano calate notevolmente. E soprattutto, ripeto, avevo altre priorità. Poi insomma nel corso d'opera mi sta per nascere il mio primo bimbo e via dicendo, insomma, quindi diciamo che ho fatto un'altra scelta, ma assolutamente contento di averla fatta, perché ho scelto di farlo, cioè non è che mi è stato imposto, per cui quello credo che se è una cosa che hai scelto, è una cosa che ovviamente ho ragionato, è una cosa sulla quale mi sono preso le mie responsabilità, nel bene e nel male di quello che stavo facendo, cioè sapevo già che in quel momento stavo mettendo fine alla mia carriera, fondamentalmente da professionista, però consapevolmente nel farlo, perché stavano, ripeto, erano cambiate priorità, erano cambiate dinamiche, comunque è un ambiente in generale, intendo, tutto quello che ognuno di noi fa quotidianamente, se ha la fortuna di poter scegliere che cosa fare e il piacere di farlo, lo vivi
con molta tranquillità e bene. Quando in realtà tutto questo non avviene, ovviamente poi la vita è una e ovviamente è anche bello viversela un po' come uno crede, no? Per Certo. cui Sì, a devi quel essere punto ho fatto questa scelta con la massima tranquillità e sono assolutamente anche contento di aver fatto questa scelta, perché in quel momento era quello che mi sentivo. Dopo come è venuto fuori che hai fatto qualche gara anche nel CIV? Dopo lì c'è stata questa così anche voglia di riprendere a girare in moto, a dire il vero. Ho fatto a parte un paio di anni, mi pare, proprio di totale astinenza, non guardavo neanche più le gare. Ho purtroppo riguardato una gara che non dovevo guardare. Purtroppo insomma c'è stato un momento molto tragico, che è quello insomma della Malesia, e che non avrei mai voluto vedere, vabbè, purtroppo. Cioè, tra l'altro non guardavi, eri un po' schifato dalle gare, diciamo, ti sei andato a ero ribeccare quel alle momento terme lì. con mia moglie, ho detto vabbè, oggi Butto un guardo la occhio. MotoGP. Incredibile. Incredibile. Gare che non guardavo, non guardavo da tempo. E purtroppo io ste robe comunque adesso non lo so, veramente perché incredibile però a volte sono la vita. segnali assurdi, una cioè, coincidenza sono quelle robe incredibile. assurde che sono quelle coincidenze non coincidenze, secondo me. Però questo di significato non lo sapremo mai noi. Cioè non so perché succedono, ma succedono. Sì. Esatto. Che te devo dire? Purtroppo è così, però la vita mi ha insegnato che comunque bisogna andare avanti, e quindi niente, poi è venuta fuori questa possibilità da parte di Michelin, che doveva fondamentalmente ritornare un po' a risviluppare a livello nazionale i propri pneumatici per prepararsi a un possibile ritorno in MotoGP. Per cui c'è stata questa possibilità di rientro. Io avevo già rapporti anche con Michelin Italia, e quindi diciamo dal di lì siamo ripartiti col campionato italiano nello sviluppo ovviamente del loro prodotto, e per poi ovviamente arrivare al fine percorso e aver fatto del proprio e basta, insomma, ecco. Poi dopo sì, hai vinto un gran premio, ovviamente per lì. Paggiari la gara al CIV. No, vabbè, in realtà la gara al CIV poi Certo, insomma vale, ha era in pensione, la sua importanza, Certo, perché però, è stato insomma, comunque un qualcosa davvero di divertente, particolare. Ovviamente lavorare in un'altra veste, dove sei più concentrato in provare le cose. Spesso e volentieri provavi cose anche non migliori, ma ovviamente nelle prove ci sta anche questo, di trovare ogni tanto qualcosa certo, che funziona, però te lo cavano immediatamente perché l'evoluzione certo, continua, e per cui devi sperimentare. Anzi, Fa magari parte ti del fanno gioco. provare più quelle che non vanno. Ma ovviamente nei tentativi, nello sviluppo, normalmente è un po' come le gare, no? È più quelle che perdi che quelle che vinci, proprio per statistica, e quindi ecco, niente, è stato comunque una bellissima esperienza. Ovviamente insomma la mia carriera da pilota professionista agonista era finita già qualche anno prima, e niente, poi diciamo che in corso d'opera c'è stato questa chiamata un bel giorno da parte del povero Fausto, che insomma ha praticamente un mese dall'esordio della stagione 2018 del CIV, mi chiama, mi dice: guarda Manuel, piacere di incontrarti, voglio parlarti, vieni su a Faenza che facciamo due parole. E sono andato in sede, penso Fausto era molto 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 convincente, penso che in 15 minuti avessi già detto sì, e sono ripartito ovviamente con una veste diversa. Lui serviva comunque una figura che di esperienza, che permettesse insomma alla struttura del CIV con i giovani talenti, con lo junior team Gresini in Moto3 nel CIV, di far crescere questi ragazzi e avere una figura di riferimento, diciamo, nell'ambiente, perché poi lui ovviamente spesso e volentieri, e soprattutto in quell'anno, c'erano tantissime coincidenze di calendario, per cui da lì sono partito ovviamente coi ragazzini, coi giovani, nel trasferire un pochettino quelle che erano, insomma, quello che vedevo. Facevo un po' a grandi linee la preistoria del lavoro che oggi svolgo.
e da lì sono ripartito. Poi insomma c'è stato in quell'anno l'esordio nel mondiale a Brno con Diza e Martin si è fatto male subito in FP1, Mi si è ricordo, spaccato. sai di quando hai esordito, cioè, non so, mi ricordo di quel weekend. E quell'anno lì e quella gara lì è stata anche la prima gara vinta da Fabio Di Giannantonio in Moto3, alla mia prima da, chiamiamolo, coach, per cui quello è stato un po' il momento in cui diciamo c'è stato questo bivio, no? Nel poi rientrare in struttura stabile con Fausto nel mondiale dall'anno successivo. L'anno successivo abbiamo vinto il titolo in Moto E all'esordio con Matteo Ferrari. E poi c'è stato l'anno 20, quello Covid, che praticamente ho seguito solamente per motivi diciamo organizzativi, limitati gli accessi alle gare, tutto. Ho seguito solo il progetto CIV, quindi con diciamo la struttura dello junior team, che fino a quel momento fondamentalmente non aveva mai vinto un italiano, la struttura di Gresini. Quell'anno lì abbiamo vinto il campionato italiano con Kevin Zannoni. E poi dall'anno dopo diciamo sono ritornato diciamo in pianta stabile nel mondiale. Abbiamo fatto il 21, il 22, 22 con Bestia, no? Il 22 con il 23 con Bestia. 23. Te dici da Gresini o da 22 mi sa. 23. No, un lapsus. 23. Bestia 22 23, quando ha vinto in Qatar, 22 la moto... un lapsus, sì, 22 è stato anche il mio esordio in MotoGP, ok, cioè del 21 22, esatto. Il 22 sì, è stato un anno strepitoso, rientro insomma della Gresini Racing in grande sport in MotoGP come team independent, ovviamente Ducati, gruppo di persone straordinario. Abbiamo veramente fatto una stagione incredibile con Enea appunto e con Di Giannantonio, che era l'esordio insomma in categoria MotoGP. Con Enea abbiamo vinto diverse gare quell'anno, anche Austin, anche dato un bel raschio al mondiale alla fine della fiera, esatto. Alla fine diciamo che eravamo in piena lotta per il titolo, poi verso qualche gara dalla fine diciamo si è delineata in maniera diversa, ma credo che insomma sia stato un anno veramente molto importante anche per Enea, insomma, di consacrazione, vincendo qualche gara, 4 se non erro, e tanti podi, insomma ci siamo veramente divertiti ed è stato un anno molto molto formativo per noi. Poi il 2023 ho continuato ovviamente in Gresini con Alex Marquez e Di Giannantonio. È stato anche quello un bel anno, abbiamo fatto diversi podi, le ultime gare insomma con entrambi i piloti abbiamo fatto veramente veramente bene, vincendo insomma delle gare, facendo dei podi con entrambi, quindi un risultato di gruppo molto molto importante e di squadra molto molto importante. Poi insomma in quell'anno lì era arrivata già a metà stagione la chiamata da Gigi, da Ducati Factory, e credo anche lì di aver deciso in pochissimo tempo, nel senso che ovviamente ho sempre voluto tenere rapporti molto allacciati con Gresini, ma per il semplice fatto che Gresini a me ha dato una possibilità enorme di rientrare nell'ambiente, di ridivertirmi, di fare anche se in un'altra veste ciò che mi piace, vivere l'ambiente che comunque insomma è da piccolo vissuto, e per me questi sono valori che hanno un'importanza enorme, e quindi devo molto io alla struttura Gresini in generale, a Fausto in primis e poi ovviamente a Nadia, che poi ha portato avanti insomma la struttura. E oltretutto insomma un gruppo di persone straordinarie, sto molto bene, mi trovo molto molto bene a lavorare anche con loro. Ovviamente la chiamata di Gigi è stata al di là che ben accettata, anche così, anche una consacrazione, no? del dire ok, stiamo facendo bene, e sono arrivate insomma proposte importanti, per cui accetto questa sfida, andiamo avanti con l'obiettivo di vincere il titolo. Purtroppo l'anno scorso nel 2024 con Pecco abbiamo fatto una stagione direi straordinaria, sbagliato pochissimo, e purtroppo anche quei
pochissimi errori hanno alla fine deciso la stagione, ma ovviamente tutto fa parte dell'anno e bisogna accettarlo, bisogna essere consapevoli che nelle gare può succedere di tutto e bisogna far funzionare le cose in una certa maniera, per cui bisogna sempre mettersi un po' la veste del rimboccarsi le maniche, provare ad alzare l'asticella, migliorare le proprie difficoltà e punti critici. Quest'anno ovviamente è arrivata una stagione molto importante, ovviamente la vittoria di Marc è stata molto emozionale, vuoi anche per il suo percorso, vuoi per le difficoltà che ha avuto, vuoi per come si è rilanciato e per come ha comunque vinto questa stagione. Con Pecco nulla da dire, insomma non è stata una stagione allineata alle aspettative o alle ambizioni, però è una stagione che comunque non ci deve far perdere di vista che abbiamo comunque due piloti straordinari, due piloti che potenzialmente possono fare primo e secondo, lottare per la vittoria ad ogni gara. Per cui questa deve essere la base fondamentale e il pensiero fondamentale che non ci deve far perdere motivazione. Poi come sempre bisogna lavorare per far funzionare le cose, bisogna impegnarsi quotidianamente, bisogna trovare quelle soluzioni o fare quei cambiamenti che ti permettono di fare quel passo stabile, quel passo che ti permette di essere competitivo sempre. E questo forse è quello che ci è mancato quest'anno, però non abbiamo perso la guerra, nel senso che abbiamo perso una battaglia, abbiamo perso un anno con Pecco, ma abbiamo modo per fortuna di rifarci nell'anno nuovo, per cui ecco, questa è la volontà, penso, di Ducati, nel mettere i nostri due piloti Lenovo nelle migliori condizioni di esprimersi. Ma ti vedi o ti piacerebbe vedere una carriera per, che ne so, ridiventare team manager, comunque arrivare a darti ruoli più importanti? Cosa dice Manuel Pazzari per il suo futuro in qualsiasi ruolo, appunto? Dici te magari perché, che ambizioni, che aspirazioni hai adesso. A occhio stai facendo bene, da come hai raccontato, ogni anno hai vinto una gara di mondiale anche con team privati, voglio dire, sei il migliore nel tuo mestiere probabilmente attualmente. Diciamo che io senza nulla togliere Andrea Grazie, no, io penso che come Andrea è fondamentale pensare che non è che dipende da un soggetto il tutto. Allora, se c'è qualcuno in grado di veramente fare la differenza nel nostro sport, lo sappiamo bene, è il pilota che guida Chiaro. quella moto. E fino lì siamo tutti assolutamente d'accordo. Poi è vero che dare indicazioni, mettere a proprio agio, creare un clima omogeneo, valido, giusto per il pilota, sono elementi determinanti, e noi lo sappiamo anche perché abbiamo fatto i piloti. Io lo so anche per esperienza, perché i momenti in cui ho vissuto meglio, il mio percorso e la mia carriera sono stati quei momenti in cui, anche situazioni esterne, c'era una tranquillità generale che mi permetteva di concentrarmi meglio in ciò che facevo e di sfruttare meglio quello che ero in grado di mettere sul campo. E queste condizioni qui le devi creare, ed è l'ambiente che ti crea anche intorno, che vivi quotidianamente, non solo, che ti crea quel tipo di condizioni lì. E in quello, noi quotidianamente cerchiamo di metterci del nostro, in sostanza, ecco, per rendere e mettere i piloti nelle migliori condizioni. Se dovessi dire dove ti vedi tra però mi piacerebbe 3, 4, 5 anni, mi piacerebbe, ovviamente, sai, l'ambizione è giusto che sia sempre quella di puntare a qualcosa più in alto. Se ci sarà la possibilità, ovviamente, in Ducati anche. Mi piacerebbe molto, e al di là di quello che è stato il mio passato, di quello che ho vinto da pilota o comunque anche in altra veste, che non mi dà nessuna garanzia in quello che magari può essere il mio percorso, è sempre un qualcosa nel quale uno devi avere le possibilità, due ci devi mettere del tuo, e su quello
ho sempre capito molto bene come funziona sto mondo, per cui non credo di avere, ecco, difficoltà poi nell'approcciare anche un qualcosa di nuovo. Ovviamente è un qualcosa di nuovo da capire, da metterci del proprio, ma comunque assolutamente realizzabile. Mi piacerebbe gestire, insomma, a livello Sì, gestionale? mi piacerebbe assolutamente. Sì. Ma invece il momento più alto, uno dei momenti più alti di quest'anno, box, Stoner, Marquez, Bagnaia, Poggiali, che momento è stato? Perché me lo sono segnato, vi ho visto a Misano, credo foste, e insomma un colloquio tra vincitori, direi. Ma sì, alla fine anche Chiesi è stato molto, diciamo, utile, nel senso che anche ciò che fondamentalmente abbiamo visto era molto allineato, anche se con diciamo sfumature diverse nel trasmettere. Erano molto allineate le indicazioni, un po' quello che ci è sembrato, insomma, in quel momento di vedere. Era una giornata di test dove stavamo provando un po' di cose, per cui era importante capire intanto il feedback del pilota e capire se quello che il pilota fondamentalmente percepiva o trasmetteva era anche quello che da fuori, insomma, vedevamo, insomma, ecco. Poi ovviamente incrociandolo, l'occhio da fuori è molto importante, anche perché riesce a capire e vedere al tempo stesso anche cosa fanno gli altri. Quella è un'altra cosa non da poco, non da sottovalutare, per cui tutto materiale, tutte informazioni che ovviamente devi diciamo concentrare senza fare chissà quante parole, ma poche parole ma molto chiare in ciò che è quello che ti serve, ecco. E invece, parentesi calcio, della quale hai parlato, tipo, dopo avrei una domanda forse la più delicata, ma secondo me anche il messaggio... Della partita che abbiamo perso a San Marino? Dio, no. Davvero, è bella, abbiamo giocato. Io adesso, infatti, poi tra l'altro, un giocatore assiduo del giovedì nella partita del paddock, che grande. Esatto. E da dove viene questa grande passione? E hai dovuto scegliere tra moto e calcio o comunque non è stato, tra virgolette, difficile scegliere? Ma allora, intanto come penso buona parte del territorio, ma non solo, insomma, in Italia lo sport nazionale è il calcio. Diciamo che gli amichetti, la scuola, ci sono tantissimi ragazzini che ovviamente il primo sport è il calcio, in sostanza, dai. Ed è stata esattamente la stessa cosa anche per me. Io a 6 anni ho conosciuto con gli amichetti di scuola, insomma, la prima scuola calcio. Dal di lì, insomma, mi sono divertito. Per me, al di là del tipo di sport, mi è piaciuto molto il fatto di poter condividere con i miei coetanei un'esperienza, avere delle regole, rispettare gli avversari, tutti quei valori che comunque lo sport insegna, e ovviamente mi ha aiutato tanto anche a scuola, proprio in quella decisione che ho detto adesso mi impegno e faccio, no? Mi ha aiutato tanto nel focalizzare un po' le energie. E niente, è stato un momento ovviamente di condivisione, di disciplina e tutto. E poi ho conosciuto, come dicevo prima, le minimoto, ma per me poi è stata una scelta naturale, cioè nel senso, a me le moto davano al di là che non fosse uno sport fondamentalmente di squadra dove parli, condividi, sei a stretto contatto con i tuoi compagni o magari anche con gli avversari, lì sei, diciamo, chiuso in un casco. È vero che è uno sport di squadra se inteso come il team, e quello assolutamente sì, però diciamo che le tue prestazioni quando sei in moto dipendono molto da te. E quindi è singolare visto da quel punto di vista lì. Mi dava delle emozioni superiori, quindi mi dava quell'adrenalina che non che il calcio non mi dava, ma che vivevo più io in confronto con me stesso. Ti dava più gusto, e quindi mi ha dato sensazioni differenti e comunque più forti, e da lì, insomma, ho deciso poi di dedicarmi completamente al motociclismo. Io c'è una grandissima e bellissima chiacchierata, perché
1 ora e 50 mi dice qui il cronometro, quindi veramente non bastano mai. Allora, l'ultima domanda che vorrei fare a Manuel, che secondo me forse è la più importante e che è un po' un messaggio che vorrei farti provare a lasciare, e che torno un po' indietro nei discorsi che abbiamo fatto, era a tornare a tuo padre, perché io ho visto altre tue interviste che in quel momento lì tu hai imparato tanto, ho sentito le tue parole. E allora, quali sono stati gli insegnamenti che alla tua età e per quello che hai vissuto, per quello che hai vinto e che hai fatto, comunque puoi lasciare a chi ci sta ascoltando, soprattutto appunto anche rispetto a quella cosa lì di tuo babbo? Io avevo letto che hai imparato tanto, quindi qual è qualcosa che ci puoi lasciare di quello che hai imparato, diciamo? Bah, secondo me la cosa più importante è, diciamo, prendersi delle responsabilità anche di scelte a un'età in cui sicuramente viene più facile domandare a una persona di riferimento. E quello, per forza di cose, diciamo, ho dovuto probabilmente anticipare un po' i tempi. Cioè nessuno, mia mamma addirittura mi diceva di andare piano quando andavo via alle gare, quindi non era proprio la persona ideale a prendere decisioni, a capire che strade prendere, a fare delle scelte poi alla fine. E quindi quella penso che sia stata la cosa più importante, insomma, imparata purtroppo per ovvi motivi, di conseguenza alla morte di mio padre. Però ovviamente, insomma, credo che la vita, vivendola, impegnandoti, provando a stare l'asticella, ti insegni sempre qualcosa. Ovviamente è più facile fare degli errori, perché comunque, ripeto, sono sempre quelle cose nuove che non conosci, per cui devi sperimentare, e tante volte non hai il tempo di decidere bene che cosa fare e non hai la risposta già chiara e certa nel dire: se vado in quella direzione è certo al 100% che. Per cui a volte la vita ti porta a un bivio e devi essere bravo a scegliere col cuore qual è la situazione che emotivamente e a livello di sensazioni ti dà più fiducia, trasporta un po' di più. A questo punto, ragazzi, il top del motociclismo sammarinese e non solo è passato da Mick Bubble. Grazie di nuovo a Manuel Poggiali. Grazie. Questo a voi. è Mick Bubble. Grazie. Di nuovo grazie Manuel Poggiali. Ciao. Mick Bubble. Ciao a tutti.